Rieccoci quest'oggi con gli Udo Tarot, un mazzo che io amo particolarmente, legato ovviamente anche a mie vicende del tutto personali, ma che mi avete richiesto in tanti. Di conseguenza, appunto, non usandolo da molto tempo sul canale, direi che è arrivato assolutamente il momento di una bella stesa, lunga e dettagliata, proprio con questo meraviglioso mazzo che ha una tradizione spirituale e religiosa molto potente. Deriva da questa tradizione, ossia degli Yoruba africani e degli spiriti Orisha, divinità ovviamente dell'Africa occidentale, in particolar modo ragazzi della Nigeria. Ovviamente poi con le atrocità della tratta degli schiavi è arrivata questa tradizione direttamente nel continente americano e quindi diciamo che ha permesso la nascita di culti religiosi, ma anche di vere e proprie religioni, tutt'oggi ragazzi diffusissime a livello mondiale, conosciute e diffuse e praticate a livello mondiale con un numero impressionante di credenti e mescolantesi ovviamente con la ritualità dei nativi indigeni americani. Quali sono queste religioni e culti, tradizioni religiose, ad esempio il candomblé, voodoo, appunto, il voodoo, la santeria e la macumba. Come sempre ragazzi io vi lascio poi e vi rimando al link in descrizione di un mio video precedente, a mio avviso molto bello, in cui appunto descrivo non soltanto questo mazzo carta per carta, ma anche proprio la nascita di questo meraviglioso culto e ovviamente anche di tutte le varie religioni che appunto ci sono arrivate direttamente dagli Yoruba africani sino ovviamente al continente americano. Dunque, in caso siate interessati, ovviamente potete appunto cliccare sul link in descrizione. Tornando ovviamente alla stesa, quest'oggi, lo avrete chiaramente già letto dal titolo, ci occupiamo di una storia che voi avete, una relazione con una persona impegnata. Quindi oggi sarà ovviamente un video ben preciso, quindi per chi ha una storia con una persona già impegnata. Per impegnata, come sempre, io intendo sposata, però anche semplicemente fidanzata piuttosto che convivente, d'accordo? Al di là del valore giuridico e legale del rapporto, d'accordo? Quindi comunque una persona già impegnata. Utilizzerò ragazzi un metodo che io ho già usato molte volte sul canale, un metodo lungo, impegnativo, ma estremamente dettagliato, carta per carta, cioè il Palazzo degli Dei, che prevede ben 13 arcani e 13 posizioni ben diverse, di cui ovviamente vi parlerò carta per carta, quindi non preoccupatevi, perché anche in caso non conosciate questo metodo, io spiego sempre carta per carta a che cosa ovviamente si riferisce quella specifica posizione. D'accordo? Dunque, possiamo appunto iniziare a mescolare il mazzo degli Udo Tarot e dunque per il principio di sincronicità cerchiamo appunto di capire se questa persona appunto con la quale avete una storia nascosta deciderà prima o poi sul da farsi, se sceglierà, come sta vivendo il rapporto con la compagna ufficiale e altri dettagli. Vediamo un po'.
Dunque, come potete vedere, queste sono appunto le carte, le 13 carte del Palazzo degli Dei, disposte ovviamente secondo appunto questa modalità di stesa che va direttamente, ragazzi, ovviamente dal passato più lontano, quindi anche da qualche settimana fa, diversi mesi fa addirittura, sino ad un futuro ovviamente più distante, anche remoto, quindi anche oltre diversi mesi. Ci aiuta ovviamente a capire posizione per posizione anche il presente, quello che questa persona vorrebbe fare, quello che dovrebbe fare, come procederà la sua vita e come sta procedendo in ambito lavorativo, familiare, quindi con lei, con la compagna, e ovviamente anche il reale blocco, cioè quello che sta impedendo in questo momento a questa persona di evolvere, quindi anche eventualmente di effettuare una scelta in tal senso, quindi una scelta che comporti ovviamente lo stare ad esempio con voi. Iniziamo comunque, ragazzi, dalla prima carta, prima posizione. Il passato, ripeto, più lontano, quindi qualche settimana fa, diversi addirittura anche mesi fa. E qui abbiamo la carta del matto. Iniziamo dalla carta, dall'arcano numero 0, il matto. Come potete vedere, qui abbiamo un uomo che sta chiaramente lasciando una tomba, appunto in un cimitero, portando con sé un barattolo pieno ovviamente di terra. La tomba in questo caso è la tomba di Joshua John Ward a Georgetown, nel sud della Carolina, che è uno dei più grandi, è stato uno dei più grandi e spietati schiavisti americani nelle sue ovviamente enormi piantagioni di riso. Ecco, quest'uomo che ovviamente porta con sé, quindi porta via, ruba praticamente all'interno di questo barattolo della terra proprio dalla tomba di questo schiavista, ecco, sta ad indicare ovviamente il rischio, poiché questa persona sta rischiando proprio penalmente di essere perseguito per aver fatto, diciamo, una cosa di questo genere che rappresenta un furto, uno sconfinamento, comunque anche un atto di possibile stregoneria. Ecco, quest'uomo che cosa, come sta agendo, cosa sta facendo? In realtà sta mostrando appunto il rischio, la sua volontà chiaramente di rischiare, il suo sentirsi libero di potersi muovere, di fare tutto ciò che vuole, anche addirittura di in qualche modo profanare la tomba di uno schiavista, di colui che in vita aveva impedito ad altre persone di vivere liberamente. È una sorta di smacco post mortem, diciamo. Ecco, quest'uomo ovviamente non sta rinunciando a realizzare questo suo desiderio, fregandosene altamente di restrizioni, obblighi, addirittura anche di poter rischiare penalmente un'azione ovviamente contro se stesso. Quindi il matto rappresenta appunto chi rischia nonostante delle regole sociali, nonostante dei vincoli, nonostante degli obblighi. Quindi è chiaro che questa persona, la persona con la quale ovviamente voi avete iniziato una storia, inizialmente non si è preoccupata di ciò che stava facendo, ha rischiato, si è assunto apparentemente, momentaneamente, diciamo, ecco, la responsabilità di tradire, quindi di venir meno quindi ai propri obblighi, d'accordo? Proprio come sta facendo quest'uomo. Ed ecco che obiettivamente si è disinteressato delle conseguenze dei suoi comportamenti in quel momento, nel momento in cui ha iniziato questa storia extra, diciamo, con voi. Quindi questa persona non ha tenuto volutamente conto dei rischi, dei suoi doveri, di cosa avrebbe dovuto e non dovuto fare. Ha seguito l'istinto, il suo volersi sentire libero. Non a caso questa ovviamente carta si chiama The Free Man, quindi lui si è sentito libero di poter osare con voi, di poter rischiare. Ma questa carta ci ricorda che potrebbe aver fatto male i suoi conti.
perché chi rischia senza comunque tener conto di regole prestabilite può incappare in sanzioni, quindi in questo caso anche in problemi con la propria famiglia, con la compagna ufficiale. D'accordo? Vediamo ora ragazzi invece in seconda posizione il passato più recente, quindi da poche ore a pochi giorni. E qui abbiamo la regina di denari. Ragazzi, la regina di denari ovviamente è la compagna ufficiale. Voi sapete che in tarologia la regina di coppe e la regina di bastoni rappresentano la consultante, quindi voi in questo caso. La regina di spade e la regina di denari rappresentano l'altra donna, in questo caso una regina di denari, quindi una donna assorbita interamente da se stessa, vedete, una donna sdraiata in un letto, confortevole, circondata dai suoi animali, accanto ai suoi fiori di lavanda e jasmino, ovviamente per calmarsi, per rilassarsi, per essere serena, quindi una donna che mette in primo piano la sua serenità, quindi una donna fortemente egoriferita, è una donna che ha dei, progetti, ha degli obiettivi che riguardano unicamente se stessa. Questa donna vuole star bene, pretende di star bene. È una donna, ripeto, che concentra tutte le sue attenzioni su se stessa, quindi molto assorbita da se stessa, materialista, amante delle ricchezze, d'accordo? Perché è una regina ovviamente di denari, quindi è una donna che dà molta importanza all'aspetto materiale del vivere. È una donna che non contempla i sentimenti, è una donna che potrebbe scendere anche a ricatti, ma sempre da un punto di vista economico, cioè una donna che non vuol perdere una lira anche all'interno di un rapporto. È una donna che tende ad oggettivizzare le persone, cioè il suo compagno non è fonte di amore per lei, è sua proprietà, è un suo oggetto. Quindi ha un atteggiamento anche, opportunistico nei confronti della vita, nei confronti anche dei rapporti. Sceglie le persone in base al loro status sociale, al loro denaro. Quindi è una donna comunque molto legata al benessere economico. Non è una donna votata ai sentimenti, ci pensa poco, a lei interessa poco l'amore, il romanticismo, per lei sono sciocchezze e stupidaggini. Quindi lei si sofferma molto sull'aspetto pratico, un aspetto pratico che deve essere, per se stessa ovviamente, abbondante, d'accordo? Ora, perché mi viene in questa posizione? Perché significa che questa donna in questo momento si è imposta, cioè sta cercando, ha cercato se non altro, di, nel passato più recente, farsi sentire, nella vita dell'uomo che state frequentando. Si è imposta, è come si può imporre una moglie, facendosi largo nella vita e nei pensieri, nella progettualità anche semplicemente quotidiana del compagno, del marito. Quindi gli è stata più vicina, lo ha controllato ovviamente di più, perché la regina di denari è una donna molto gelosa e possessiva, ripeto, no? Lei lo considera cosa sua, ok? Non per amore, ripeto, ma perché lei vive così i rapporti, d'accordo? Quindi ha cercato di imporsi, di imporre di più la sua presenza, di stargli più vicino in qualche modo, o comunque di controllarlo di più. Motivo per cui, evidentemente, come vi dicevo poco fa, il suo presentarsi ad inizio storia come il matto è stato un rischio, ma anche, dare l'immagine di sé da uomo brillante che poi in realtà allo stato delle cose non corrisponde proprio a verità. Ha voluto dare a voi l'idea di essere un uomo tutto sommato libero, capace di staccarsi da questa donna. In realtà poi questa ha di nuovo tirato il guinzaglio,
cioè lo tiene legato attraverso che cosa? I denari. Quindi sicuramente questa donna utilizza i beni che potrebbero avere, ad esempio, in comune, case, immobili, eccetera, usa tutto questo parterre di denaro o comunque appunto di benessere economico, finanziario, familiare come movente per tenerselo ovviamente a sé, più vicino a sé, e quindi impedirgli anche quel saltino di qualità e quindi lasciarla, d'accordo? Quindi questa donna ha capito che il collante tra di loro, l'unico collante, anche in caso abbiano dei figli, non sono i figli, ma è il denaro. Queste due persone hanno qualcosa che li lega da un punto di vista economico-finanziario. Potrebbero essere soci, potrebbero aver gestito un'attività insieme. Lei potrebbe in qualche modo gestire il denaro familiare. Lei ha un ruolo importante, cioè ha le mani proprio per quanto riguarda e nel portafoglio del budget familiare. O comunque riesce a condizionare, se non altro, le entrate e anche le uscite dal portafoglio di quest'uomo. D'accordo? Quindi questa donna si è imposta e lo ha fatto parlando di denaro. Ripeto, attraverso piccoli ricatti anche velati, piccole minacce, magari dette tra i denti. Quindi questa donna in questo momento, comunque ripeto, nel passato più recente, si è in qualche modo imposta, ha imposto la sua presenza. Potrebbe per esempio essere per qualsiasi motivazione a casa, potrebbe aver per esempio perso il lavoro, piuttosto che potrebbe aver avuto problematiche di salute, per cui è molto più presente in ambito casalingo, familiare, e quindi lo controlla di più. Vediamo dunque che cosa abbiamo in terza posizione, quindi il presente. Qui abbiamo, ragazzi, il 10 di spade, che in questo caso rappresenta la morte, l'uccisione del pastore e Voodoo Doctor, appunto, del Tempio Divino di Healing, ovviamente George Webster, che appunto è stato ucciso a Memphis. Ecco, George, questo pastore appunto, fu accusato di aver fatto pratiche di magia pericolose, quindi una sorta di maleficio su una cliente che poi ovviamente ha subito un forte tracollo emotivo, è impazzita e ovviamente il figlio di questa donna si è vendicata uccidendo appunto in pieno giorno appunto George Webster. Chiaro che questa è una carta ovviamente che parla di vendetta, quindi. Ora, questa donna, la moglie, potrebbe, parlando appunto di vendetta, aver notato o aver addirittura scoperto della tresca del marito con voi. Potrebbe, per esempio, aver letto qualche messaggio o aver notato un atteggiamento particolarmente distratto del compagno in questo periodo. Comunque questa donna si è insospettita, perché il 10 di spade accanto alla regina di denari parla proprio di un atteggiamento sospettoso da parte di lei, che in qualche modo ha cercato di controllare di più, arrivando ad un dunque, quindi alla scoperta evidentemente di un qualcosa. Ecco che, ragazzi, questo ha scatenato litigi, discussioni a non finire, 10 di spade, quindi una situazione molto negativa nella vita di quest'uomo, per cui in questo momento voi potreste o non sentirlo, magari da diversi giorni, oppure, pur vedendolo e sentendolo, notando magari in lui un atteggiamento più scostante o se non altro preoccupato. Ecco, questo suo atteggiamento non dipende da voi, dal rapporto con voi, ma dalla presenza proprio di questa regina di denari, proprio perché le due carte sono state estratte accanto,
l'una accanto all'altra, cioè la regina di denari ha provocato questo 10 di spade e ha agito vendicandosi. Quindi, ripeto, potrebbe averlo minacciato, potrebbe aver in qualche modo cercato di riportare il compagno nell'alcova familiare, però con mezzi non puliti. Quindi attraverso, ripeto, situazioni negative, parole dure, molto forti, perché le carte di spade parlano di forti litigi, di scontri veri e propri, quindi di situazioni molto dolorose, anche di tradimento scoperto. Quindi in questo momento quest'uomo ha una visione negativa non di voi, del vostro rapporto, ma della sua vita in generale. Questa persona si sente braccata, perché il 10 di spade parla proprio di panico, di sacrifici che non vengono ripagati, di aiuti che non arrivano, di inquietudine, di angoscia, di situazioni negative che sono sopraggiunte anche inaspettatamente, cioè lui non si aspettava evidentemente questa forte, folle negatività nel rapporto con la compagna. Cioè evidentemente, come tipico del matto, ha agito in maniera un po' superficiale, diciamo da fresconcello, cioè quest'uomo ha dato per scontato di riuscire a fare di tutto e di più, ma senza basi solide, in maniera ingenua, in maniera appunto azzardata. Ha fatto i conti senza l'oste questa persona, Di conseguenza poi la regina di denari in realtà si è imposta e quindi la situazione è cambiata. Quindi motivo per cui potreste o non vederlo, sentirlo magari da tempo, oppure, diciamo, in questo momento potreste vederlo, d'accordo, ma magari in maniera un po' scostante. D'accordo? Quindi ci sono state delle recriminazioni molto pesanti nell'ambito della sua coppia, che lo portano a sentirsi braccato, preoccupato, ansioso. Potrebbe anche, ripeto, non mostrare lui apparentemente davanti a voi tutta questa ansia e questa inquietudine, perché comunque è una carta di spade. Le carte di spade parlano comunque di qualcosa che si cela, che si tiene dentro, nascosto nei propri pensieri. Ecco, lui potrebbe, no? Avere queste sensazioni e tenerle all'interno della propria, appunto, interiorità, quindi della propria testolina. È chiaro che però voi potreste aver notato qualcosa di strano. Ecco, la ragione è questa, d'accordo? Quindi questa donna si è imposta, chiaramente in maniera molto negativa però, Allora, vediamo ora invece in quarta posizione la vostra posizione. Allora, come lui immagina voi e come in realtà poi voi state vivendo questa situazione, come il fante di spade. Vedete, qui c'è questo giovane ragazzo di fronte ad una chiesa che sta brandendo un coltello, un rasoio verosimilmente, come se stesse aspettando, diciamo, l'arrivo di nemici da colpire, quindi dei rivali. È chiaro che quindi qui ci si aspetta una zuffa. È ovvio che quest'uomo sa che sicuramente questo suo comportamento ovviamente a voi non passa inosservato e sa che prima o poi ci sarà uno scontro con voi. Quindi obiettivamente questa persona sa che comunque vi sta irritando o che potrebbe irritarvi non poco. È chiaro che questa persona dunque immagina ovviamente di ritrovarvi al suo ritorno particolarmente arrabbiate, ed è così, sì, perché il fante di spade identifica il sorvegliante pronto a colpire come questo giovane, cioè voi non gliele manderete ovviamente a dire e risponderete con grande durezza alle sue provocazioni anche e ai comportamenti che questa persona ha messo in atto. Quindi in maniera dura, severa, energica, particolarmente energica, e agirete non tenendo conto
e vorrete agire non tenendo conto dei rischi. Cioè, il comportamento di questa persona vi dà e vi darà talmente tanto fastidio che deciderete di in qualche modo dirgliele in maniera molto diretta, pungente, severa, anche un po' cattivella, e non vi importerà di rischiare in qualche modo di perdere qualcosa, anche lui, il vostro rapporto, perché questa situazione vi sta infastidendo non poco e vi infastidirà non poco. Cioè, obiettivamente, ragazzi, questa è una persona, diciamo, che ha usato troppo, ha fatto il passo più lungo della gamba. Ripeto, questa è una persona che ha fatto i conti senza l'oste, d'accordo? È chiaro che questa persona pensava, ma per carità, sognare fa bene, sì, d'accordo, però quando si è presentata a voi questa persona, almeno un mese fa, diciamo, a inizio rapporto, o comunque anche semplicemente mesi fa, questa persona ha mostrato a voi non proprio la realtà dei fatti. Cioè questa persona non è rimasta, ragazzi, con i piedi per terra. Questa è una persona che purtroppo ha effettivamente, diciamo, osato tanto, ascoltando unicamente il suo sentire, i suoi desideri, anche quello che ovviamente prova per voi, per carità, però rischiando di illudere voi, d'accordo, ma anche se stesso, quest'uomo. Cioè, ripeto, ha usato troppo. E ora però questa persona è tornata con i piedi ben piantati a terra, perché la compagna ha tirato il guinzaglietto, Quindi è chiaro che questa persona non ha agito in maniera lucida e razionale, ha agito come il matto, quindi non tenendo conto della realtà concreta dei fatti. Ha sognato ad occhi aperti questa persona, ma ora la disillusione può creare altrettanti problemi e fa arrabbiare voi e farà arrabbiare voi, ma lui lo sa che c'è il vigilante pronto ad aspettarlo al varco, lo sa benissimo. E il consiglio delle carte, perché questa è anche la posizione del consiglio, è, d'accordo, sì, ditegliele, però vigilate anche sul vostro cuore. Proteggete il vostro cuore, perché questa persona non si è comportata in maniera onesta. Onesta cosa vuol dire? Che ha finto di essere un uomo libero, free man, ma in realtà poi aveva a fianco il vero carceriere, d'accordo? La regina di denari. Quindi questa persona, ripeto, ha usato troppo. Quindi il consiglio degli arcani è: fate bene a diffidare di lui in questo momento e a mettere dei paletti protettivi per voi, ragazze mie, cioè per la vostra serenità, per il vostro equilibrio. D'accordo? Quindi questa persona è tornata con i piedi per terra, capito, però comunque ha provocato e provocherà comunque in voi del dispiacere, no? Quindi del dolore. La disillusione in questo caso ci sarà, d'accordo? Quindi, ripeto, questa persona è interessata a voi, ma certo, lo è sempre stata questa persona, quindi su questo non ci sono dubbi, non ci devono essere dubbi. Il problema è che questa persona potrebbe avervi dato l'idea di essere in procinto di, libera di compiere una scelta, di prendere una decisione. In realtà questa persona non è assolutamente libera né di scegliere né di prendere una decisione. Ripeto, ha fatto il passo più lungo della gamba. Vediamo ora, ragazzi, in queste due posizioni centrali i blocchi reali. Cioè, che cosa impedisce a questa persona di effettuare una scelta? Allora, la forza è un'accezione negativa, come era
presumibile. 5 di bastoni. Allora, come potete vedere nella carta della forza abbiamo questa bellissima ragazza, stupenda, veramente molto molto bella, che posa con accanto il suo puma. Il puma è conosciuto ovviamente anche come leone di montagna ed è il secondo più grande felino in Nord America. È un astuto cacciatore senza rivali, ovviamente il rivale principale, chiaramente, come sempre, è l'uomo, che fa danni ovviamente ovunque. Ecco, che cosa simboleggia, ragazzi, il puma? Simboleggia ovviamente una forza indomita, grande forza interiore, che ti porta a non smettere mai di lottare contro, ovviamente, in questo caso il puma, l'estinzione, ma anche ovviamente contro qualsiasi problematica, fuori di metafora, d'accordo? Da un punto di vista emotivo, sentimentale, progettuale. Il puma rappresenta la forza, chi cerca di mantenere intatta la propria determinazione, nel farcela, nel vincere, nel crescere, nel trasformarsi, acquisendo sempre più potere nei confronti della propria esistenza. D'accordo? Quindi rappresenta la forza interiore, che è capace di vincere ogni ostacolo. In accezione negativa, l'esatto contrario. Questa persona non ha forza interiore. Questa persona sente di non avere i mezzi giusti per cavarsi d'impaccio in riferimento a questa situazione. Questa situazione, d'accordo, problematica, però lui la vive in maniera troppo passiva. Cioè, ragazzi, la forza rappresenta il coraggio. In accezione negativa rappresenta la mancanza di coraggio. Quindi non voglio parlare di codardia perché sarei offensiva, però un atteggiamento, diciamo, ecco, poco determinato, ok, nei confronti della vita. Ha un atteggiamento passivo, cioè questa persona deve tirarsi su le maniche e darsi anche, diciamo, una certa scossa, no? E smossa. Quindi è chiaro che questa persona in questo momento si sente intrappolata in situazioni che potrebbe tranquillamente risolvere se non avesse tutta questa paura di prendere in mano la situazione e agire. Quindi questa è una persona che in questo momento è un po' priva di coraggio, d'accordo? Ha un atteggiamento un po' pusillanime, quindi che non porta molto, perché subisce e basta. Fa quello che gli viene detto, si fa imporre di tutto e di più, ma qui il problema non è dell'altra persona, non è il problema la regina di denari, il problema è lui, perché non ha la forza d'animo e magari anche proprio l'autostima necessarie per in qualche modo portare avanti al meglio questa situazione e vincere. D'accordo? Quindi questa è una persona che sicuramente sta vivendo molti scontri. Il 5 di bastoni è una carta che parla proprio di questo, di scontri, quindi anche di atteggiamenti malsani, con butte alle sue spalle. Vedete, questa giovane ragazza sente le sue amiche, tra virgolette, sparlare alle sue spalle. E conta prima o poi di agire, cioè di affrontarle. Ecco, lui non riesce a fare questo. Cioè lui subisce in questo momento, non riesce ad affrontare la situazione, non riesce ad affrontare i suoi nemici, non riesce ad affrontare le sue problematiche, non riesce ad affrontare lei, la compagna, che, ripeto, potrebbe essersi imposta anche malamente, se vogliamo. Lui non riesce, fa veramente un'enorme fatica. Questo lo porta sicuramente ad accumulare rabbia, tensione, che sfoga in grossi litigi, perché ripeto che il 5 di bastoni è una carta che parla di grossi litigi. Quindi chiaramente all'interno di questa famiglia
ci saranno momenti veramente di grande difficoltà, quindi situazioni spiacevoli, critiche costanti, instabilità, piani cancellati, sentimenti non condivisi, situazioni caotiche, perché questa persona non prende la situazione in mano e non decide di cambiare definitivamente la sua vita. O comunque, se non altro, c'è bisogno di rivoluzione, ok? Basta semplicemente, passo dopo passo, riprendere in mano la propria esistenza. E lui non ha il coraggio in questo momento. Quindi è un problema interiore. Ripeto, o per bassa autostima o perché non ritiene di avere gli strumenti adatti. Si sente fragile questa persona in questo momento, per cui agisce male e fa fatica a scegliere, a decidere. Vediamo ragazzi invece in appunto quest'altra posizione che cosa appunto lui vorrebbe fare, cioè nei suoi piani effettivamente che cosa c'è. Qui abbiamo il fante di denari. Allora vedete, qui abbiamo un giovane che ha in mano il tipico almanacco, l'almanacco dei contadini, quindi sta consultando, diciamo, anche una carta astrologica appesa al muro, per cui deve pianificare ovviamente meticolosamente cosa piantare, quando ovviamente, seme per ovviamente avere i risultati migliori. Ecco, sicuramente ragazzi, lui vorrebbe, soggetto della stesa intendo, poter essere come questo giovane, cioè poter pianificare il come, il dove, il quando, quindi anche la propria vita, vedervi, sentirvi ed eventualmente anche effettuare delle scelte. Il discorso è che lui lo sta facendo innanzitutto in maniera silenziosa, quindi non tenendo comunque anche conto di voi, quindi non vi sta raccontando effettivamente qualcosa in più dei suoi piani, dei piani per il suo futuro, motivo per cui voi ad oggi siete in questa stesa per capire, ma allora questa persona sceglierà mai? Lui ha in testa di fare una scelta, ok? Di prendere una decisione, ma non ve ne sta parlando, prima di tutto. Ma obiettivamente questa persona in questo momento, oltre a non parlarvene, sta pensando, non sta agendo. È un fante di denari, quindi non è un fante di bastoni. Per ora è tutto ancora nel mentale. Allora, i progetti, per carità, ci possono anche essere. Sta pianificando il suo futuro questa persona. I pensieri sono anche rivolti alla concretezza. D'accordo? Cioè ha degli obiettivi questa persona sicuramente più o meno realistici. Il discorso è che però sono ancora, diciamo, tutti parte del mentale. Cioè, in caso questa persona, per esempio, sia sposata, sta pensando di lasciare la compagna e divorziare, separarsi, ma non è ancora andata da un avvocato. È un esempio per farvi capire che, per carità, ci sta pensando, ma non ci sono ancora delle azioni pratiche. Ha pur sempre un atteggiamento lento, perché stiamo parlando di un personaggio di denari. D'accordo? Quindi agisce lentamente. Nella sua testolina lui sicuramente ha dei piani per il futuro, per carità, ce li ha, però sono nella sua testolina. Cioè non c'è un'azione reale e pratica che mi possa far pensare che questa persona comunque stia agendo in virtù di questi sogni. Quindi è ancora, diciamo, in una fase, sì, progettuale, che va benissimo, però ancora rivolta unicamente al pensiero. Quindi azioni pratiche, qui ne abbiamo poche. Vediamo ora ragazzi in questa posizione appunto cosa lui invece dovrebbe fare,
cioè che cosa le carte stanno consigliando a lui effettivamente di fare. Ecco appunto, è il giudizio, voglio far capire. Allora, carta delle ossa. Come vedete qui abbiamo una donna che si mette la mano davanti alla bocca, scioccata praticamente da quello che le ossa sul tavolo gli hanno appena rivelato. Questa è una seduta di astragalomanzia, una divinazione usata in particolar modo dagli indigeni americani e africani, divinazione che utilizza appunto le ossa oppure i dadi, generalmente però ecco le ossa, e che richiede il saper, diciamo, leggere appunto questo pronostico associando differenti significati ad ogni ossa, basandosi su come cadano sul tavolo e anche sulla posizione, su dove cadano. Le ossa usate generalmente sono di pollo e gatti, ma sono usate anche altre ossa di animali generalmente di taglia medio-piccola. Ovviamente possono anche essere usati a volte altri oggetti, a parte appunto le ossa e i dadi, ma anche delle chiavi, delle conchiglie, dei cristalli. E ovviamente ogni significato era chiaramente associato al dove e al come appunto cadevano questi oggetti. Tra l'altro, ragazzi, la stragalomanzia è una pratica molto affascinante, misteriosa e tutt'oggi utilizzata, questo sicuramente. A parte questa parentesi, ma voi sapete che a me piace comunque raccontarvi anche qualcosa in più oltre alla semplice stesa. Torniamo però al giudizio, appunto. Quindi cosa dovrebbe fare questa persona? Prendere una decisione. Il giudizio rappresenta proprio una ferrea, però lucida razionalità che decide, che sceglie per se stesso e anche per gli altri. Il giudizio parla proprio appunto delle ossa, cioè del cambiar pelle, d'accordo? Quindi del rinascere a nuova vita dopo una morte, quindi dopo aver chiuso un ciclo karmico, ovviamente, quindi dopo aver tagliato rami secchi. Questo in riferimento al passato, al suo rapporto ovviamente con la persona che ha al suo fianco. Cioè il giudizio, ragazzi, è proprio la carta delle notizie, della decisione, del parlare in maniera molto chiara, pulita, senza troppe paure con l'altra persona, realizzando anche i propri sogni e progetti, d'accordo? Quindi è una carta che parla di azione, è una carta che parla di comportamento attivo, di chi prende in mano la situazione e finalmente decide e rinasce appunto a nuova vita. Quindi cambiando anche la propria strada, ovviamente, no? Quindi è una carta che parla di coraggio, ragazzi, però questo è quello che dovrebbe fare lui, che le carte gli consigliano se potesse ascoltarci in questo momento, ok? Quindi il continuare a temporeggiare in questa situazione, dicono gli arcani, non aiuta e non aiuterà mai. Soprattutto avere un atteggiamento passivo e continuare a subire comunque anche un atteggiamento così prepotente da parte di questa regina di denari. Ma ripeto, al di là della regina di denari, quello che lui non fa è questo, cioè scegliere, decidere, e lui non lo fa. Ed è invece proprio quello che lui dovrebbe fare, che gli consigliano gli arcani e anche ovviamente gli spiriti Orisha, cioè lui dovrebbe proprio decidere, ma non lo fa, lo abbiamo visto, ovviamente a causa di tante difficoltà, però interiori, più che pratiche e concrete, tangibili, non perché questo uomo sia un matto, ma semplicemente perché è una persona, diciamo, un po' poco coraggiosa, ok? Limitiamoci a definire questa persona così. Vediamo ora, ragazzi, in quest'altra posizione, appunto, come lui sta vivendo da un punto di vista professionale. Cerchiamo di capire se ci possono essere in quell'ambito problemi. Direi assolutamente di no. In questo caso abbiamo una carta della giustizia, quindi anzi, lui potrebbe addirittura aver anche vinto una causa, perché come vedete questa carta è ben rappresentata, secondo me, proprio
da Steven Robinson, meglio conosciuto come il dottor Buzzard, che oltre ad essere un famosissimo voodoo doctor, che appunto amava lavorare con radici ed erbe per i suoi clienti, ma era anche un ottimo avvocato e aveva vinto molte cause. Sicuramente, come potete vedere alle sue spalle, appunto, c'è una statua, la statua della giustizia, che però ovviamente indossa una maschera, la maschera da stregone, utilizzata in particolar modo appunto in Congo, in Africa, la maschera che indossava il padre dello stesso dottor Buzzard appunto nei suoi riti. Ecco, obiettivamente quindi la giustizia ci riporta ad una situazione di equilibrio o riequilibrio, cioè in caso lui abbia avuto problemi economici, professionali, di qualsiasi natura, con soci, colleghi, datori di lavoro, queste problematiche si sono risolte, d'accordo? Quindi assolutamente i verdetti sono stati positivi. Ovviamente per lui, una carta che parla quindi di equilibrio, quindi sicuramente in caso questa persona vi abbia parlato di problematiche economico-finanziarie o professionali per quanto concerne la sua posizione, non è vero, quindi non c'è nulla di tutto ciò. Anzi, assolutamente posso garantirvi che questa persona ha avuto responsi positivi. In caso, per esempio, abbia attraversato un periodo di difficoltà economiche, ha risolto queste problematiche, potrebbe aver ricevuto anche del denaro, perché la giustizia parla anche di prestiti che vanno a risanare le casse, diciamo, ecco, familiari, il budget familiare. Potrebbe aver trovato lavoro presso un'altra sede. In caso fosse disoccupato, sicuramente questa persona ha fatto più colloqui, tra cui uno in particolar modo è andato molto bene, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona sta lavorando o lavorerà a breve in caso appunto sia una persona disoccupata, è una persona che comunque sta guadagnando. Sicuramente la giustizia non parla di grossi guadagni, parla di guadagni equi rispetto alle sue capacità, alla sua esperienza e ovviamente anche al suo tenore di vita, d'accordo? Quindi sicuramente non gli manca in questo momento e non gli mancherà né il lavoro né tantomeno il denaro. Ripeto, non parla di una persona che possa essere diventata milionaria, ma comunque di una persona che vive con dignità, se non altro la carta della giustizia, quindi è una carta comunque positiva. Vediamo ora invece qualcosa in più inerente al rapporto appunto con lei, quindi la compagna ufficiale, la moglie, la fidanzata che dir si voglia. Allora ragazzi, qui abbiamo il cavaliere di spade, che ovviamente è rappresentato in questo caso da una medium, che vedete appunto durante una seduta spiritica davanti alla sua tavola, ecco che contatta gli spiriti dei morti, dei defunti. Tra queste due persone, in questo momento, stanno tornando a galla appunto delle situazioni che in realtà non sono mai state risolte. Situazioni che si pensavano essere morte definitivamente, quindi risolte, eliminate, ma che ora stanno tornando, vedete, a galla. Difficoltà, perché parliamo di un cavaliere di spade. Quindi lei, in questi giorni, ma anche lui, potrebbe recriminare, appunto a lui o a lei, comportamenti sbagliati del passato, situazioni dove non è emersa fedeltà da parte di uno o dell'altra, cioè sono giornate dure, pesanti. Lo abbiamo già visto all'inizio con questo 10 di spade, cioè lui in questo momento sta vivendo difficoltà in ambito familiare. Lo abbiamo visto anche con il 5 di bastoni, quindi litigi. Sicuramente stanno litigando tanto, sicuramente sono ai ferri corti, sicuramente, ripeto, stanno tornando a galla vecchi problemi tra queste due persone, se le stanno dicendo di ogni e stanno rivangando in un passato che probabilmente in qualche modo è pieno, zeppo, di mancanze,
ma da parte di entrambi, cioè non è detto che debba aver per forza sempre sbagliato solo lui nei confronti di lei. Anche lei può aver commesso errori e ora lui, con lingua tagliente come tipico del Cavaliere di Spade, gliele sta tutte rinfacciando. Quindi è un momento delicato, è una sorta di resa dei conti, dove ciascuno dei due sta tirando fuori tutto ciò che sino ad ora non si sono magari mai detti. Quindi anche questioni spinose, dolorose, spiacevoli, con cattiveria. Perché il Cavaliere di Spade parla di chi parla senza tatto. Ok? Quindi obiettivamente le situazioni sono molto complicate. Tra l'altro il Cavaliere di Spade può rappresentare anche un'energia maschile che è entrata a gamba tesa nell'ambito di questo rapporto e che potrebbe in qualche modo essere ostile a lui. Potrebbe essere per esempio un fratello di lei, un cugino, un parente, ma anche un amico, qualcuno che tiene a lei però, che parteggia per lei ed è invece contro di lui. Potrebbe essere anche un parente di lui, un fratello che li vuole uniti a tutti i costi e sta rimproverando, magari lui, di aver avuto questa cosa con voi, no? Questa storia extra, cioè comunque qui c'è un'energia maschile che non si è fatta i fatti suoi, che non si rifà, ma al solito, e che obiettivamente lavora contro il vostro rapporto, mentre in qualche modo cerca di preservare il suo rapporto con la moglie o la compagna, o comunque dà ragione a lei per svariate vicissitudini. Vediamo ora, ragazzi, la linea di tendenza futura, cioè a che cosa andrete incontro, ovviamente a breve termine, tra poco tempo, ovviamente, tra voi e questa persona, che cosa dunque accadrà. Qui abbiamo una carta bellissima, che è la carta della stella, delle stelle, che appunto è una carta paragonata alla figura di una giovane nipotina, appunto, the grandchildren, che rappresenta generalmente appunto simbolo, baluardo, ultimo baluardo di speranza. E difatti appunto i nipoti rappresentavano nelle famiglie americane di origine africana appunto vessate da umiliazioni di ogni genere, leggi oppressive, schiavismo, umiliazioni pesanti. Ecco, i più anziani appunto pregavano affinché i propri nipoti potessero invece vivere in situazioni diverse, senza dover chiedere il permesso di esistere, decidendo di vivere come tutti gli altri, a seconda dei propri desideri e al di là della provenienza o del colore della propria pelle. Quindi è una carta che parla di speranze che gli anziani appunto riponevano nei loro nipoti, proprio come noi riponiamo le nostre speranze nelle stelle. Questa è una carta che parla dunque di desideri che si realizzano, che si possono realizzare, si andranno a realizzare, mantenendo sempre intatta però la speranza nel futuro, quindi non rinunciando mai comunque ad aver fiducia nel karma. Noi parliamo di karma. È chiaro che la carta delle stelle o della stella ci parla sicuramente di chi sogna tanto, magari ancora ad occhi aperti. È una carta che parla di speranza e quindi di interiorità, non tanto di azioni pratiche. La carta della stella parla di un destino, un karma che interverrà e sarà favorevole a voi. Quindi tutto ciò che accadrà non deriverà, tutto ciò che accadrà tra voi di buono non deriverà da una reale presa di posizione da parte di lui, ma da parte del destino, che evidentemente invece vuole permettervi di risentirvi, di rivedervi, in qualche modo di chiarire, perché la carta delle stelle è una carta molto bella che parla di un ritrovarsi, di emozioni,
di sentimenti reciproci, forti, presenti in entrambi, voi e l'altra persona, voi e lui. È chiaro che, ripeto, però, nonostante sia una carta molto bella, generalmente molto amata, io invece della carta delle stelle voglio però sottolineare questa particolarità, cioè non parla di un'azione pratica, concreta, mirata del soggetto che farà in modo di risolvere le situazioni che ad oggi magari vi tengono lontani e distanti, ma dell'aiuto del destino, che evidentemente aiuterà lui a cavarsi d'impaccio, magari a cercarvi, a volervi vedere, o comunque a risolvere questo momento di difficoltà con la compagna. E quindi portandolo verso una riflessione più chiara in riferimento ad un'eventuale decisione. Ma, ripeto, non deriverà da una sua reale, concreta presa di posizione fattuale. Cioè, tutto ciò che di positivo accadrà tra di voi non dipenderà, ripeto, da un lui che si tira sulle maniche e finalmente dice ok, adesso decido, scelgo. No. Ci sarà bisogno dell'intervento esterno del karma. Questo ci riporta la carta delle stelle. È un po' come la carta della ruota di fortuna. Quindi situazioni fortunose che aiuteranno questa persona a sbloccare la situazione, a divenire più serena nei vostri confronti e quindi a scegliere, a decidere. Ma decidere cosa? Attenzione! Non per l'oggi e il domani, perché la carta delle stelle parla di un futuro distante, quindi comunque di un sì, farò in modo da scegliere, da decidere, ma non è una carta dei tempi veloci, È una carta dalle tempistiche lente. Quindi questa persona sicuramente sarà aiutata dal destino, per cui in caso non vi sentiate da tempo vi cercherà, in caso non vi vediate da tempo vi vedrete, coglierà al volo le occasioni portate appunto dal karma, che evidentemente vuole aiutarvi in qualche modo. Questa persona inizierà finalmente o continuerà finalmente a riflettere sul suo futuro, un futuro che lui vuole lontano dalla compagna ufficiale, ma, ripeto, un futuro che lui con la carta delle stelle reputa ancora lontano, perché è una carta lenta. Quindi non conta di agire oggi o domani, Carta bellissima, ma va letta in maniera corretta e lucida, la carta delle stelle. Non è una carta risolutiva, non è il sole, non è il giudizio, non è il mondo. È una carta di transito, diciamo, di passaggio, un passaggio obbligato, che va benissimo per carità, ma non è risolutivo. Cerchiamo ora, ragazzi, di vedere in questa penultima posizione, appunto, da un punto di vista pratico, quindi cosa accadrà tra voi e questa persona. 3 di bastoni, vedete? Ecco, qui abbiamo un Voodoo Doctor, quindi un Root Workers, in osservazione sulla cima appunto del monte Chiha, che è la formazione montuosa più alta in Alabama fondamentalmente, che indossa un mantello di Kuzu usato appunto per proteggersi contro i malefici e spiriti maligni, ed è usato anche molto per la contemplazione. Ecco, questa carta parla di appunto attesa, parla di chi in qualche modo attende il momento giusto per, diciamo, risolvere tutto ciò che deve risolvere, per decidere, per scegliere. È una carta che parla di evoluzione, perché è una carta di grado terzo, quindi comunque un'evoluzione pratica, perché è un 3 di bastoni. Questa persona ha bisogno di proteggersi, in questo caso non da spiriti avversi, ma da problematiche in cui lui potrebbe incappare. In particolar modo deve tenere ben d'occhio le sue finanze, perché il 3 di bastoni si riferisce proprio a tutto ciò che è pratico, quindi le sue finanze, il suo lavoro. Questa persona ha bisogno di sentirsi con le spalle coperte, lo abbiamo detto dall'inizio, che la compagna, come regina di denari,
diciamo, lo tiene al guinzaglio proprio legandolo a sé con delle piccole minacce, ricatti, più o meno velati ovviamente, per quanto concerne il denaro, quindi l'aspetto materiale, il benessere di questa persona. Quindi questa persona sa che per evolvere, quindi anche per cambiare, eventualmente per lasciare lei, dovrà ancora attendere il momento giusto. Lo vuole fare? Sì. Però deve, dal suo punto di vista, attendere il momento giusto. Quindi è in contemplazione. Sta osservando il suo futuro, lui lo vede a chiare lettere, ma deve aspettare, deve attendere. Perché, ripeto, da un punto di vista pratico, questa persona non vuole problemi, non vuole ostacoli, non vuole fallimenti, soprattutto non vuole fare mosse sbagliate che possano costargli da un punto di vista ovviamente pratico, quindi da un punto di vista economico-finanziario. Però il 3 di bastoni parla di chi ha già in mente il suo futuro, di chi lo pianificherà. Cioè, per fortuna, con l'andare del tempo, questa persona non sarà più, diciamo, succube della situazione. Quindi inizierà a muoversi in maniera più pratica, in maniera più forse anche intelligente, cercando di mettere da parte le sue paure. Quindi lo farà. Però, ripeto ragazzi, è un processo lento. Al positivo direi proprio di sì. Abbiamo 2 carte bellissime, la stella e il 3 di bastoni, però purtroppo le tempistiche non sono così veloci, perché per definizione il 3 di bastoni è la carta dell'attesa, esattamente come la carta delle stelle, che rappresentano sogni che si realizzano, ma ovviamente con tempistiche lunghe. Non eternamente lunghe, non parliamo di 10 anni, però sicuramente sono tempistiche ovviamente lunghe. Ma perché questa persona è partita in quarta con quel matto, probabilmente senza valutare l'effettiva portata di ciò che avrebbe dovuto fare, no? Di conseguenza, ripeto e ribadisco, come ho fatto da inizio stesa, questa persona ha fatto il passo più lungo della gamba o ha immaginato di poter fare. Ma in realtà qui la situazione è ben diversa. Da un punto di vista pratico e concreto la situazione è molto diversa. Però, vi ripeto, sicuramente con il passare dei giorni, delle settimane, finalmente questa persona inizierà a muoversi con questo 3 di bastoni, in maniera molto più concreta, se non altro rispetto a quanto abbia fatto sino ad ora, in questo momento di difficoltà. Quindi uscirà da questo 10 di spade? Assolutamente sì. Perché la carta delle stelle e la carta del 3 di bastoni sono carte molto belle e positive, quindi uscirà da questa situazione di negatività, questo sì, passo dopo passo però. In caso comunque voi non vi vediate da tempo, magari non vi sentiate, è chiaro che il 3 di bastoni parla di incontri, parla di comunque notizie in arrivo attraverso telefonate, attraverso messaggi, comunicazioni anche belle da parte di questa persona. Quindi il tentativo lo farà in maniera anche straordinariamente coraggiosa rispetto al suo carattere. Cioè, voi percepirete con l'andare del tempo molta più energia in questa persona, un atteggiamento più propositivo, più dinamico, volto a realizzare qualcosa. D'accordo? Quindi sicuramente la situazione migliora perché il 3 di bastoni è una carta di evoluzione, di imprese che vanno a buon fine e di collaborazione, quindi il passo in avanti questa persona lo farà. Quindi è una carta che parla di tentativo pratico. Perciò comunque è una carta molto bella, Questa persona anche nei vostri confronti cercherà un riavvicinamento in caso non vi sentiate, vediate da tempo, oppure si mostrerà comunque molto più desiderosa nel vedervi, magari quella volta in più, vi cercherà quella volta in più. Quindi dei tentativi ci sono e ci saranno, questo sicuramente. Arriviamo ora ragazzi all'ultima posizione, quindi la soluzione finale, dunque cosa accadrà
nell'immediato ovviamente futuro, tra voi e questa persona. Che carta meravigliosa, l'imperatrice. Ovviamente, come potete notare, questa è un'imperatrice diversa rispetto come noi siamo abituati appunto a vedere l'imperatrice su mazzi ovviamente più tradizionali, the Big Queen in questo caso, una regina indiana, ovviamente in abiti carnevaleschi, che sorride mentre mostra un cestino con all'interno un falco nero. Il falco nero ovviamente rappresenta il simbolo di Black Hawk, che praticamente rappresenta capo tribù. Guerriero forte, è conosciuto per il suo indomito coraggio e per aver tenuto testa ai conquistatori coloniali. Molti Voodoo Doctors e anche guide spirituali in Louisiana soprattutto invocano proprio lo spirito tutt'oggi di Black Hawk per poter ovviamente vincere contro nemici e rivali di ogni genere. È chiaro, ragazzi, che quindi è una carta che ci parla di evoluzione, del sentirsi protetti, appunto, da qualcosa di superiore, quindi anche evidentemente da un destino che inizia, no? Da un karma che inizia a girare nel modo giusto. Di conseguenza è una carta che parla appunto di evoluzione, una carta che parla di riuscita, è una carta che parla ovviamente di successo, di intelligenza, quindi un atteggiamento acuto, accorto, anche furbo se vogliamo, volto ovviamente all'ottenere dal vostro rapporto tutto ciò che di meglio si possa avere, ma anche in questo caso dalla vita, perché ovviamente la carta dell'imperatrice è una carta che parla di evoluzione pratica, quindi sicuramente l'atteggiamento di quest'uomo cambierà, ve lo dicevo con la carta anche del 3 di bastoni, quindi non soltanto vedrete, sentirete questa persona, ma anche proprio vi accorgerete che questa persona diverrà man mano sempre più serena, sempre più ottimista, sempre più positiva. Si sentirà e si percepirà, voi percepirete anche molta più armonia, ovviamente tra di voi. Questo traspare chiaramente, ragazzi, e trasparirà dallo sguardo, dalla postura, sicuramente dall'atteggiamento. È una carta anche che parla di, diciamo, momenti eroticamente importanti, quindi incontri importanti, quindi comunque dolcezza, tenerezza, un atteggiamento molto più, diciamo, pratico e concreto nei vostri confronti. L'imperatrice parla anche appunto di comunicazione, quindi ovviamente comunicazione sotto tutte le sue forme, lettere, telefonate, messaggi. Questa persona quindi vi cercherà molto, molto più di quanto abbia fatto sino ad ora, questo sicuramente, e finalmente voi riuscirete a cogliere in questa persona una forte emotività nei vostri confronti, cioè questa persona si lascerà finalmente trascinare dalle emozioni e dai sentimenti che prova per voi. Quindi diciamo che inizierà ad assaggiare un po' la sensazione di libertà, di vittoria sulle avversità, del raggiungimento di obiettivi, del compimento di progetti. Quindi, ripeto, dialogo in tutte le sue forme, incontri, dolcezza, tenerezza, emotività che ovviamente sarà massima tra di voi. Tra l'altro, l'imperatrice parla di bellezza fisica, di femminilità, di fascino, quindi vi troverà irresistibili. Questa persona si aprirà a voi perché capirà che voi sarete anche l'orecchio giusto a cui raccontare determinate cose. Quindi è anche una carta che parla di buoni consigli che voi saprete dare a questa persona e di colloqui proficui, cioè voi vi confronterete con questa persona in maniera lucida, razionale, dove trasparirà ovviamente anche tutta l'intenzione da parte di questa persona di cambiare il suo futuro. Ovviamente l'imperatrice è quindi una carta che parla di promesse, partendo da ottime premesse, e di scelte, perché è una carta di grado terzo, solo che rispetto al 3 di bastoni è una carta più veloce. Quindi, dopo l'attesa del 3 di bastoni, qui c'è la scelta. Questa persona supera la dualità del bivio, della papessa, per arrivare all'imperatrice.
ma perché questa persona finalmente agirà con intelligenza, con intuito anche, con fermezza d'animo, con chiarezza di intenti. Quindi questa persona inizierà ad avere le idee chiare. Quindi quella forza che abbiamo visto inizialmente, quella titubanza, quella paura, qui non ci sarà più, perché è una carta che parla di nuvole che finalmente si diradano e scompaiono. Quindi è una carta che parla di certezza, di progresso, di trionfo, di sviluppo, oltre che, ripeto, di colloqui, di lettere, notizie, di incontri importanti. Cioè, col passare del tempo voi capirete che questa persona è legata a voi non solo da sessualità, ma anche da intenzionalità legate all'aspetto emotivo. Quindi sicuramente una carta rapida, cioè voi vedrete e sentirete questa persona in un lasso di tempo al massimo, ripeto, tra 2 settimane e un mese, e ogni volta che sentirete questa persona, ogni volta di più, voi vi renderete conto che le nuvole stanno iniziando a diradarsi e che quindi questa persona sta cambiando il suo atteggiamento nei confronti del futuro. Quindi sta agendo in maniera molto più concreta e molto più pratica, finalmente giungendo ovviamente di fronte alla necessità di una scelta, cioè capirà che deve scegliere. E vista la lentezza e le difficoltà viste dall'inizio della stesa, direi che siamo ad un ottimo punto, se non addirittura proprio al punto di svolta. D'accordo? Quindi incontro dopo incontro, messaggio dopo messaggio, voi vi renderete conto che qui c'è qualcosa di diverso, che questa persona sta cambiando e ovviamente cambierà. Sicuramente il vostro atteggiamento da ovviamente fante di spade servirà, perché evidentemente questa persona ha bisogno di un atteggiamento severo, perché questa persona evidentemente ha bisogno a volte anche di essere messa un po', diciamo, con le spalle al muro, perché chiaramente se gliele si dà tutte vinte è chiaro che lui continua a temporeggiare, d'accordo? E continua a crogiolarsi in questa situazione, per l'amor del cielo, sì, difficile, però ragazzi, tutti abbiamo affrontato situazioni difficili, d'accordo? A tutti è toccato prima o poi il cambiamento, toccherà anche a lui, non è che può pensare di vivere tutta la vita sotto una campana di vetro, voglio dire. Quindi arriverà anche per lui il momento di tirarsi su finalmente queste benedette maniche. Ma ve ne renderete conto, Ripeto, passo dopo passo, non domani, immediatamente. Passo dopo passo, incontro dopo incontro. Quindi qui c'è proprio uno sviluppo, un'evoluzione molto importante, d'accordo? Quindi questa persona si sentirà evidentemente anche più protetta, magari proprio da Black Hawk, d'accordo? Quindi si sentirà più forte, più coraggiosa. Evidentemente voi apparirete anche ai suoi occhi molto più, diciamo, sicure come delle imperatrici, quindi molto più sicure di voi stesse, molto più determinate, o vai o stai, e anche evidentemente molto belle, per cui sicuramente non si lascerà scappare, sfuggire l'occasione di potervi ovviamente rivedere. D'accordo? Quindi situazione molto bella, in evoluzione, come tipico proprio di tutte queste carte, stella, 3 di bastoni, imperatrice, quindi sicuramente qui c'è un'evoluzione. Lenta, piccoli passi, ma c'è. Quindi sicuramente questa persona la vedrete, la sentirete a breve, questo sicuramente, ripeto, il lasso di tempo è veramente veloce, da 2 settimane ovviamente a un mesetto al massimo, però, ripeto, già in questo periodo inizierete a notare in questa persona una capacità decisionale molto più chiara, molto più pratica, ma qui c'è questo 10 di spade in questo momento da superare, con questa forza in negativo, questo 5 di bastoni in negativo, questo cavaliere di spade a gamba tesa, questa regina di denari molto pesante. Però la situazione sicuramente sarà in evoluzione, positiva ovviamente per voi, questo è poco ma sicuro. D'accordo? Quindi abbondanza e fortuna, perché abbiamo visto con la carta delle stelle che anche
il karma evidentemente vi vuole aiutare. D'accordo? Dunque, stesa direi molto bella. Questa persona finalmente uscirà da questo stato di, chiamiamolo pigrizia, ok? Pigrizia emotiva, da queste difficoltà che ovviamente comunque ci sono. E come sempre mi raccomando, da parte vostra, ragazze, mi raccomando, andate sempre avanti con la vostra vita. Io lo ripeterò fino allo sfinimento. Forza, coraggio, determinazione. Come sempre, mi raccomando, mettetevi come priorità e ovviamente a presto da me e dagli spiriti Orisha.